Marco Emilio Lepido, padre del futuro triumviro, aveva provato a ridimensionare gli impatti della riforma assillana, cercando di richiamare dall'esilio i proscritti e ripristinando le distribuzioni frumentarie a prezzo politico, ma dovette scontrarsi contro una pesante opposizione che sfociò in una rivolta in Etruria. Lepido, partito in qualità di proconsole per la provincia narbonese, si fermò proprio in Etruria, dove fece causa comune con i ribelli, da cui il titolo di console sovversivo, non solo per la faccenda dell'Etruria, ma anche e soprattutto per il suo tentativo di ripristinare il potere dei tribuni, reso oggetto di un senatus consultum ultimum. Fu così che Pompeo vide affidarsi un imperium speciale, giacché quest'ultimo non aveva ancora rivestito magistrature superiori, atto che avrebbe dunque violato le disposizioni sillane. Nessuno, tuttavia, osò muovere obiezioni contro l'imperium speciale di Pompeo, considerata la comodità di disporre di un uomo militarmente preparato come lui. La rivolta fu sedata e Lepido fuggì in Sardegna, dove morì. Il suo luogotenente, invece, Marco Perperna, con il resto dell'esercito, si trasferì in Spagna per ingrandire le file di alcuni ex mariani capeggiati da un certo Sertorio. Veniva dunque operato il primo strappo all'ordinamento sillano. Sertorio era un valido soldato mariano che si era distinto durante gli scontri contro Cimbri e Teutoni e successivamente nella guerra sociale. Ciò gli aveva permesso di guadagnarsi la magistratura di governatore della Spagna citeriore, ma proprio in Spagna lo stesso Sertorio aveva creato una sorta di stato mariano che chiedeva indipendenza da Roma. Tutti i tentativi di abbatterlo, cominciati con Silla, fallirono, anche perché Sertorio conosceva molto bene quei territori impervi ed era in grado di organizzare estenuanti guerriglie contro le truppe sillane della Spagna ulteriore, governata da Quinto Cecilio Metello Pio. Nel 77 a.C. Marco Perperna si unì a questa coalizione, che si nominò addirittura una capitale propria, Osca, disponendo sulla falsariga dell'urbe di un proprio senato composto da 300 membri, a chiara imitazione di quello romano, e una scuola dove i figli dei locali venivano istruiti alla romana. A Roma correva la voce che Sertorio volesse espandersi e aveva perciò fatto accordi con i pirati e Mitridate, minaccia che costrinse Roma a non avere altra scelta se non mandare Pompeo con un altro imperium straordinario a risolvere la questione dei ribelli. Inizialmente Pompeo subì diverse sconfitte da parte di Sertorio, controbilanciate tuttavia dagli interventi di Metello, operazioni militari comunque non sufficienti a ribaltare la situazione e che richiedevano necessariamente dei rinforzi. Una volta potenziato l'esercito, le cose per Pompeo migliorarono, anche perché la disciplina imposta da Sertorio era davvero eccessiva e molti soldati finirono con il ribellarsi. Diversi complotti furono orditi ai danni di Sertorio e lo stesso Perperna, alla fine, stufo del dispotismo sertoriano, lo assassinò a tradimento, anche se l'assassinio del suo ex complice non fu certo per lui una garanzia per evadere la giustizia romana. Pompeo catturò difatti Perperna e lo fece giustiziare, ponendo così fine all'ultimo focolaio di resistenza mariana. Nel 73 a.C. scoppiava la terza grande rivolta degli schiavi dopo le precedenti due avvenute in Sicilia. Questa volta però la scintilla divampò a Capua in una scuola di gladiatori, una settantina dei quali si ribellarono e si asserragliarono sul Vesuvio. I gladiatori furono poi raggiunti da schiavi confluiti da ogni parte, Traci, Galli e Germani orientali in modo particolare, poveri disgraziati nella sostanza che, avendo perso tutto, erano stati spinti a delinquere proprio dalla miseria. Gli insorti scelsero come capo uno schiavo Trace, ex gladiatore, Spartaco,
coadiuvato da un gallo di nome Crisso. Entrambi, ben presto, finirono per ritrovarsi ai loro ordini un esercito di combattenti pronti a tutto, e fu allora che la rivolta si estese nel sud Italia, creando svariati problemi ad alcuni pretori romani e a 2 consoli. I ribelli, tuttavia, non avevano un piano unitario e ciò giocò a loro sfavore. Spartaco voleva portarli oltre le Alpi, ma nel tragitto gli schiavi si diedero a varie razzie e saccheggi, vagando fino alla Gallia Cisalpina, per poi ripiegare di nuovo verso sud. Il Senato decise così di inviare contro di loro un esercito ben equipaggiato agli ordini di Marco Licinio Crasso, uomo che aveva racimolato, a detta di Plutarco, una vera e propria fortuna durante l'epoca delle proscrizioni sillane e che a quei tempi ricopriva la pretura. Crasso si recò a mezzogiorno con il suo esercito. Gli schiavi provarono a passare in Sicilia per fomentare una nuova rivolta, ma vennero traditi dai pirati, che consentirono a Crasso di raggiungerli e di sconfiggerli in territorio lucano, dove nel 71 a.C. perse la vita lo stesso Spartaco, anche se pare che il suo corpo non fu mai ritrovato, come ricorda Appiano. Migliaia di schiavi, per punizione, furono crocifissi lungo la via Appia tra Roma e Capua. I superstiti, fuggiti a nord, furono intercettati e annientati da Pompeo, che nel frattempo tornava dalla Spagna. Pompeo, forte del suo trionfo sull'ultimo focolaio di ribelli, presentò la sua candidatura al consolato, pur non avendo l'età minima richiesta secondo la riforma sillana. Crasso, che aveva invece sconfitto il grosso dell'esercito dei ribelli, pensò bene di presentarsi sempre per il consolato insieme a Pompeo, magistratura dagli stessi ottenuta nel 70 a.C., data famosa per il censimento avvenuto proprio in quell'anno e che rivelò una crescita dei cittadini di 900.000 unità, fermo restando che si parlava comunque di maschi adulti e di una cifra che rimane sempre modesta rispetto agli effettivi. Forse le persone non erano ancora in grado di andare a Roma e farsi censire, o magari per altri motivi. Fatto sta che la registrazione decentrata ci sarà solo più tardi con Cesare. La prima cosa da fare per i neoconsoli era sicuramente smantellare la rigidità dell'ordinamento sillano, riprendendo una proposta del console Caio Aurelio Cotta, datata 75 a.C., proposta che mirava a riconsiderare il divieto per i tribuni della plebe di ricoprire altre magistrature. Seguì poi nel 73 a.C. la legge Terenzia Cassia, che ripristinava le distribuzioni di grano a prezzo politico, che le guerre e le incursioni piratiche avevano reso scarso. Crasso e Pompeo restaurarono dunque i pieni poteri dei tribuni della plebe, quali proporre leggi all'assemblea e opporre il veto alle iniziative degli altri magistrati, come traspare anche dalle epitome di Livio. E dopo un intervallo di 15 anni furono nuovamente eletti i censori, che epurarono il Senato da 64 membri giudicati indegni, molti dei quali erano sillani. Nel 75 a.C., inoltre, il pretore Lucio Aurelio Cotta, fratello di Caio, aveva altresì rimosso l'esclusiva senatoria sulle giurie dei tribunali permanenti, modificandone la composizione. Le giurie vennero così ripartite in parti uguali tra senatori, cavalieri e tribuni erari, anche se riguardo le specificità di questi ultimi non si sa molto, a parte il fatto che vengono menzionati da Asconio in un commento a Cicerone e si presuppone disponessero di un censo inferiore a quello equestre. Cotta non sembrava essere estraneo neanche al caso Verre, proprietore in Sicilia dal 73 al 71 a.C., contro il quale Marco Tullio Cicerone stava nel frattempo indagando per reati di corruzione ed impietà, da cui le famose Verrine, episodio poco felice che faceva della vicenda e della figura di Verre
un emblema chiarissimo e vergognoso del malgoverno delle province, a riprova della corruzione senatoria che si faceva forte di giurie compiacenti. Nel decennio 80-70 a.C. erano nel frattempo riemersi in Oriente due gravi problemi: pirati e Mitridate. La pirateria aveva ripreso forza e soprattutto gestiva il commercio degli schiavi. I Romani, che l'avevano estirpata in Italia, preferirono però chiudere un occhio in Oriente per una questione di tornaconto personale, poiché quel tipo di pirateria portava sul mercato italico manodopera umana a buon prezzo. Le basi principali dei pirati erano le coste dell'Asia Minore, Creta e il litorale africano, aree ricche di insenature riparate che facevano comodo ai piccoli e rapidi vascelli corsari. I pirati attaccavano le navi e le depredavano di tutti i carichi, dileguandosi in un attimo. Questa era in sostanza la loro strategia, e dopo vani tentativi di combattere la pirateria sulle coste meridionali dell'Asia Minore, nel 75 a.C. si tentò di rafforzare la presenza romana in Cilicia anche tramite le campagne militari di Publio Servilio Vatia, che si spinse all'interno dell'Isauria, riportando notevoli vittorie sui briganti, tanto da meritarsi l'appellativo di Isaurico. Nel 74 a.C. fu poi inviato un comandante davvero speciale, Marco Antonio, nipote di quel Marco che aveva combattuto i pirati della Cilicia nel 102-101 a.C., ma il comandante subì un'umiliante sconfitta e sempre nel 74 a.C. la Cirenaica fu strategicamente nominata provincia romana con lo scopo di controllare la pirateria cretese. In questo caso, Quinto Cecilio Metello fu l'incaricato delle relative operazioni militari, che andarono più che bene, tanto che Metello si conquistò l'appellativo di Cretico. Dall'altro versante sembrava essere invece inevitabile un'altra guerra contro Mitridate. Nel 74 a.C., quando Nicomede IV di Bitinia morì, pare che il suo testamento prevedeva di lasciare il suo regno in eredità ai Romani, anche se ci fu chi pensò che il testamento fosse stato opportunamente falsificato. La deduzione della Bitinia dava quindi ai Romani pieno accesso al Mar Nero e Mitridate pensò di invaderla, affronto che richiese l'intervento militare di Marco Aurelio Cotta con competenza sulla Bitinia e di Lucio Licinio Lucullo con pieni poteri sulla Cilicia e sulla provincia romana d'Asia. Lucullo si distinse molto, sgombrò la Bitinia, occupò il Ponto e costrinse Mitridate a riparare dal suocero Tigrane in Armenia, il cui regno era ora molto più grande, arrivando a comprendere lo stato dei Seleucidi oltre che l'Armenia. Lucullo invase allora l'Armenia, conquistando la capitale, Tigranocerta, e spingendosi poi più a nord verso la vecchia capitale, Artaxata, sita tra il Caucaso e il Mar Caspio. Purtroppo la sua avanzata si interruppe bruscamente quando i soldati di Lucullo, stanchi di proseguire, si rifiutarono di andare oltre, e a ciò si aggiunsero i finanzieri romani, scontenti di come Lucullo aveva limitato i tassi di interesse in Asia per i debitori, cancellando arretrati in eccesso, e dunque non ci volle molto perché tali finanzieri facessero enormi pressioni affinché Lucullo fosse destituito dall'incarico. Mitridate e Tigrane ne approfittarono così per riaprire le ostilità. Nel 67 a.C. il tribuno Aulo Gabinio propose misure drastiche contro i pirati che avevano colpito le forniture stesse di grano a Roma, e perciò si pensò di attribuire a Pompeo, per la durata di 3 anni, un imperium infinitum su tutto il Mediterraneo, dandogli pieni poteri anche sull'entroterra fino a 75 km dalla costa. Pompeo ripartì il Mediterraneo in 13 settori e un po' alla volta cacciò i pirati e li stanziò in piccole comunità rurali che avevano subito devastazioni e spopolamenti. E non solo, nel 66 a.C. Caio Manilio, tribuno della plebe, mentre Pompeo era ancora impegnato con i pirati,
propose di affidare allo stesso Pompeo anche il comando della guerra contro Mitridate, in quanto a parte Pompeo non vi era nessuno in grado di risolvere il problema definitivamente. La cosa andò in porto e il progetto si materializzò attraverso la Lex Manilia, appoggiata da Cicerone, che per quanto non simpatizzasse per Pompeo, si fece piacere la misura per evitare il crack finanziario di Roma che Mitridate minacciava, unica spiegazione plausibile riguardo l'improbabile appoggio dell'oratore Arpinate nei confronti dei popolari, considerando che Cicerone, ideologicamente e politicamente parlando, non poteva certo essere considerato un sostenitore dei populares, essendo nettamente filo aristocratico. La questione dei pirati, di cui ci parla ampiamente Plutarco nella vita di Pompeo, si originò dalla Cilicia, luogo in cui prese le prime mosse. Inizialmente i romani non diedero peso alla questione, ma una nuova coscienza sembrò prevalere quando con le guerre mitridatiche i pirati si misero a servizio del re del Ponto, ripetendo lo stesso schema con le guerre civili. Da azioni criminose sui mari, i pirati passarono rapidamente ad azioni di brigantaggio cittadino lungo le strade e due pretori, Sestilio e Bellino, con tanto di servitori e lettori, furono rapiti. Appiano e Plutarco sono dello stesso avviso, menzionando la Lex Gabinia, che legittimava i pieni poteri conferiti a Pompeo. Dell'ottimo lavoro svolto da Pompeo ci rimane testimonianza perfino in un'iscrizione in greco trovata nelle vicinanze di Ilio in Anatolia, nella quale viene fatta esplicita menzione ad una statua che pare fosse stata innalzata in onore di Pompeo, chiamato patrono e benefattore. Addirittura Plinio il Vecchio, nella sua storia naturale, scrive di quanti pirati, di quante navi e di quante postazioni nemiche Pompeo avesse espugnato. Pompeo subentrò così a Lucullo e inflisse una pesante sconfitta a Mitridate, che ripiegò nel Bosforo, dove, abbandonato anche da Farnace, si fece trafiggere per non cadere in mano romana. Dopo aver viaggiato attraverso il Caucaso fino al Mar Caspio, Pompeo privò Tigrane della Siria, pur lasciandogli il trono d'Armenia. La Siria divenne ufficialmente una provincia romana e successivamente Pompeo, non ancora soddisfatto, passò in Palestina, dove si impadronì di Gerusalemme e del suo tempio, istituendo uno stato palestinese autonomo ma tributario verso Roma e aggregato alla provincia di Siria. Riuniti poi Bitinio e Ponto in un'unica provincia e ampliata la Cilicia, Pompeo ritornò a Roma con un bottino immenso, e ciò era più che sufficiente per decretare subito il suo trionfo. Durante l'assenza di Pompeo a Roma si era verificata una grave crisi della quale ne aveva approfittato un nobile romano appartenente a una delle famiglie più in vista di Roma, cioè Lucio Sergio Catilina. Costui si era notevolmente arricchito durante gli eccidi sillani, ma aveva dilapidato scioccamente quasi tutte le sue fortune per mantenere un alto tenore di vita, soprattutto adeguato alle sue ambizioni politiche, tanto che aveva ben pensato di rifarsi delle perdite presentandosi al consolato nel 65 a.C., ma la sua nomina fu prontamente respinta per indegnità. Prosciolto dall'accusa di concussione, Catilina si ripresentò di nuovo per il consolato nel 63 a.C., con l'appoggio politico ed economico di Crasso, al quale da un po' di tempo si trovava legato anche un altro brillante patrizio di antica nobiltà, Caio Giulio Cesare, la cui famiglia però da diverso tempo era stata esclusa da incarichi pubblici. Nonostante il suo status di aristocratico, Cesare tuttavia, per legami di famiglia, appoggiava i populares, alla luce del fatto che Mario aveva sposato sua zia Giulia e che lo stesso Cesare aveva preso come moglie Cornelia, figlia di Cinna. Catilina fallì nuovamente, poiché il consolato dell'anno 63 a.C. fu assegnato a Marco Tullio Cicerone, altro uomo nuovo di Arpino, distintosi per aver smascherato la corruzione di Verre in Sicilia. Catilina, dal canto suo, non volle arrendersi e nel 62 a.C.,
propose nuovamente la sua candidatura e un rinnovato programma elettorale basato sulla cancellazione dei debiti, ma rivolto non tanto alle classi sociali più basse quanto a quelle più alte. Abbandonato così dai sostenitori dell'anno precedente, Catilina perse l'ennesima occasione di rivestire la magistratura consolare e fu allora che decise di impadronirsi del consolato con le buone o con le cattive, vale a dire era pronto al colpo di Stato, vite dei cittadini e dei consoli sacrificabili. In Etruria, Catilina organizzò un esercito di ex mariani, veterani sillani, nobili indebitati, contadini in miseria e delinquenti di ogni sorta che avevano usufruito dell'amnistia sillana, ma il suo piano fu scoperto e sventato da Cicerone, che convinse il Senato ad emettere un senatus consultum ultimum per denunciare ufficialmente Catilina come nemico della patria, secondo quanto attestato nella prima Catilinaria. A questo punto Catilina fu allontanato da Roma e raggiunse Fiesole, ma Cicerone, intercettando alcune lettere che recavano i nomi dei principali congiurati, chiese la pena di morte per Catilina ai cospiratori, trascinando con sé l'emergente Marco Porcio Catone, pronipote del vecchio e futuro uticense, mentre Cesare più moderatamente optò per il carcere a vita. Alla fine prevalse la posizione di Cicerone, che fece condannare i Catilinari a morte senza la provocatio ad populum, tra l'altro. Catilina, affrontato da un esercito consolare a Pistoia, malgrado la strenua resistenza, cadde in battaglia e Cicerone si vantò per tutta la vita di aver salvato la patria da un nemico mortale, da cui l'appellativo di Pater Patriae, ovvero Salvatore della Patria. Il ritratto di Catilina che Sallustio ci restituisce nella monografia dedicata a questo personaggio non è esaltante. Catilina viene dipinto difatti come creatura sillana, vale a dire tipico prodotto di quel clima apportato a Roma prima con i Gracchi e poi con le guerre sociali. Dopo i Gracchi e le guerre sociali, Roma era diventata la sede preferenziale di questa gentaglia, dice Sallustio. Confluita nell'urbe, quasi la città si fosse trasformata in una fogna. C'era proprio di tutto tra quei debosciati, persone che eccellevano in corruzione e sfrontatezza, uomini che avevano vergognosamente sperperato il proprio patrimonio e individui che si erano macchiati di eccidi e crimini infami. Chiuso anche il capitolo Catilina, nella Roma post-sillana si aprì quello relativo all'Egitto. I buoni rapporti tra Roma e il regno tolemaico d'Egitto avevano sempre tenuto lontana l'urbe da possibili mire espansionistiche. Il regno d'Egitto era effettivamente costituito da 3 nuclei principali: Egitto, Cirenaica e Cipro, ai quali si erano aggiunti, per essere poi perduti, possedimenti oltremare e sul litorale palestinese. Dal secondo secolo a.C. in poi si registrarono fasi in cui i territori venivano amministrati da un unico re, alternati a periodi in cui si riscontra la reggenza di più re. Alla morte di Tolomeo VIII e Vergete II, le contese dinastiche chiamarono in causa Roma molte volte, perché i Tolomei volevano che i romani fossero garanti del trono. A tale politica garantista appartengono tutta una serie di documenti e testamenti, alcuni di autenticità discussa tra l'altro, che legavano Roma all'Egitto, stando ai quali sembrerebbe che i 2 stati si tutelassero economicamente e militarmente, ragione che giustifica il lascito a Roma della Cirenaica nel 96 a.C. Tolomeo X, Alessandro I, in perenne lotta con il fratello Tolomeo IX Soter II, in virtù di questa politica della garanzia, legò per testamento l'Egitto ai Romani e nell'anno 80 a.C., quando salì sul trono d'Egitto Tolomeo XII Aulete, la sua unica preoccupazione sembrava proprio quella di farsi riconoscere tra gli amici e gli alleati del popolo romano,
anche se ci vollero 20 anni di ambascerie e viaggi diplomatici per ottenere l'amicizia e l'appoggio di Cesare nel 59 a.C. Il problema egiziano, tuttavia, si fece sentire a Roma solo nel 64-63 a.C., dopo che Pompeo assoggettò la Siria, spingendosi fino ai confini del Regno d'Egitto. La sintetica cronologia degli avvenimenti è la seguente. 63 a.C. Crasso volle una riforma agraria formulata dal tribuno Publio Servilio Rullo e finalizzata a includere l'Egitto in un programma di assegnazioni fondiarie, ma la legge fu combattuta ampiamente da Cicerone, come testimoniano le orazioni conservate, e per questo la riforma venne bloccata. 58 a.C. Rivendicazione di Roma su Cipro, con conseguente annessione dell'isola. Sempre nello stesso anno, Tolomeo XII, cacciato dall'Egitto in seguito ad una sollevazione, si rifugiò a Roma, ponendosi sotto la protezione di Pompeo, poiché Cesare era in Gallia e pertanto non presente. E infine 55 a.C. Aulo Gabinio, allora governatore di Siria e devoto di Pompeo, il quale da tribuno ne volle il comando nella guerra piratica, corrotto, almeno così si disse, dal denaro dell'Aulete, riportò lo stesso a forza ad Alessandria d'Egitto. Da quest'anno in poi i rapporti tra Roma e l'Egitto cambiarono aspetto e forma.